Dormi? No, Cristo, stanco. Gli sponsor, le location, è stressante. Ma se non fai un cazzo? La presenza, le telefonate. Ma quali telefonate? Devo imboccarti le parole come un bambino. E poi sta sempre rincoglionito. Nemmeno lavorassi in fabbrica. Guarda che sto pronto, anzi, guarda qua. Uè? Sì, no, ma... Ora fossi dipeso da me? No. Siamo partiti, stiamo arrivando. Mi lasci parlare? Stai parlando solo tu. Mi hai rotto i coglioni, te lo devo proprio dire, mi hai rotto i coglioni, non sono un automa, sono una persona e te lo devo dire. Vaffanculo. V-A-F-F, un culo. Tu, New York, il tuo Instagram di merda. Mi fai schifo, stronzo. Ma chi hai chiamato? Come che ho chiamato, Gri? Marco. Marco sta qui, l'abbiamo passato a prendere mentre dormivi, coglioni. Toby, tutto bene? Ma quindi che cazzo hai chiamato? Ah, Marco. Popolo italiano, popolo di stupidi, ignoranti, bugiardi, stupitori e assassini. Bentornati a Grassi Discorsi. Con noi come sempre il nostro Tommaso, pronto a sfatare i luoghi comuni sugli sportivi. Ciao Cristian. Almeno ci prova. E Luca, il nostro fonico, che ci regala questa pazzesca qualità audio. Però Chris, popolo italiano, fatto anche di grandi artisti, artigiani, professionisti, tecnici bravi come Luca. Che se ne vanno però, come il nostro ospite di oggi, direttamente da New York, Chef Marco. Ciao ragazzi, hello. Chef, un secondo però prima che inizi, trovo un minuto per fare una cosa che avrei dovuto fare già bene alla fine della prima stagione, cioè presentare il nostro pilastro, l'artista. Se mi guardi così non ce la faccio. Parla di te. L'artista, il pilota, lo chef, l'uomo che sussurra agli animali e anche alle vicine. Signore e signori, Christian. Ruffiano fino alla fine. Un po' ruffiano, sì. Io vorrei solo confermare su Chef, perché a pranzo dopo il viaggio in macchina dove Tommy invece non è stato carinissimo con me. Io devo ancora non so capire. Se avete sentito perché mi ha insultato in quel modo. Invece sullo Chef devo dire che ha cucinato la pasta con salmone e zucchine ottima. Un onore, grazie mille. Sì. Da Chef Marco. Dallo Chef Marco. Da Chef Marco. E a proposito del cortometraggio, vi invitiamo a scriverci nei commenti qual è il film a cui ci siamo ispirati, penso che sia chiaro. Il premio è la Gloria, quindi niente. E ringraziamo a FotoMG di Civitanova Marche che ci ha permesso di fare questo level up, ha dato però delle Ferrari, parliamo di telecamere naturalmente, i Ferrari non ci stanno parcheggiate fuori, ha dei neopatentati, quindi facciamo pena sicuramente. Grazie Valentino. Ti sei divertito Marco stamattina a registrare con noi? È stato bellissimo e poi io ho abitato 2 anni qua in questa zona, vicino Macerata, per la pallavolo e quindi è stato bello la vista, rivedere queste campagne. Ho vissuto a Macerata e anche a Uffida, quindi per me le campagne marchigiane sono sempre un piacere. Non è quello che vedi più o meno da Manhattan fuori dalla finestra? Ecco, pure quello, assolutamente non è quello che vedo a Manhattan sicuramente, quindi piacevole. Poi c'era quel bel venticello e anche il piacere di farlo con voi, che comunque si è sentito subito molto... Che è per questo che ti sei addormentato poi mentre... Esatto, mi sono addormentato, poi sì, non ho capito, sempre sono stato insultato a un certo punto da Tommy. Quella è l'invidia, Reno, principalmente è questione di invidia, Christian. Noi non sappiamo ancora che cazzo era il telefono. Sì, è quello più che altro. Non ci vede nemmeno io. Che mi chiedo. Non ha risposto nessuno. Magari sì, ok. Però ti dicevo, la mia era invidia perché abbiamo qui con noi uno degli chef più influenti a New York. Più o meno, sì, dai. A me non piace troppo descrivermi così, cioè sicuramente non chef, ecco. E infatti presto penso che cambierò. I complimenti che ti ha fatto prima già perdono un pochettino. No, esatto, infatti perdono di credibilità. E sicuramente cucino bene, cucino molto bene, lo faccio da tempo nel ristorante della mia famiglia
sempre da quando ho 16 anni, perché è quello legale, quello prima non posso neanche dirlo, però da tanto tempo... Hai fatto dei lavori illegali prima di... Beh, sicuramente un po' di sfruttamento minorile da parte di mamma, il capo del ristorante, c'è stato comunque, sì. No, sto scherzando ovviamente, però insomma è tanto tempo che cucino, lo so fare, ho studiato riguardo al cibo a Parma, però non dalla parte pratica, ma più teorica, di storia e di management e di marketing, un po' di tutto, un po' di niente in realtà, e non mi sono neanche laureato alla fine, perché poi appunto sono andato a New York, e questo sì, era semplicemente per dire non troppo chef, era un modo per essere modesto, perché i complimenti di solito io ricevo sempre, no? Sminuendomi, ma devo dire che insomma sì, adesso piano piano inizio a credere che qualcosa forse l'ho costruito lì a New York con questa storia dei profili social in generale, Instagram soprattutto, e della appunto divulgazione della cucina italiana, e quindi sto anche imparando a prendermene un po' di complimenti, perché da Pescara a 700.000 follower su Instagram, sì, a New York City. Sì. Allora guarda, lo raccontavo prima a loro a telecamere spente, e ho riaperto il diario che tenevo i primi mesi a New York, fin quando poi non mi sono rotto il cazzo e ho smesso di farlo, come succede a tutti con tutti i diari, e avevo scritto da gennaio 2022 avevo lasciato libero 2023, che era di più di quello che il mio visto durava, e quindi io sapevo che poteva succedere qualcosa, che New York è una città strana, ma ero stato abbastanza, no, fly down, sì, comunque 2023. E invece poi l'ho riaperto qualche mese fa, un paio di mesi fa, nel 2025, e ho detto cose al mio diario che non si sarebbe mai aspettato, credo, quando ho iniziato a scriverlo. Innanzitutto che non era il 2023 ma il 2025 ed ero ancora lì, e tante cose erano cambiate rispetto a quando ero inItalia, diciamo, perché poi io vado via di casa in realtà a 14 anni per giocare a pallavolo, e quindi ho girato tutta l'Italia, però quella era la prima volta. Diciamo che non è la stessa proprio non è cosa, proprio la dalle stessa... Marche all'Abruzzo o attraversare un oceano. Sì, per quanto siamo similissimi agli americani, purtroppo, per fortuna, per tante cose. Taylor Swift è prima pure qua in Italia nelle classifiche, in un certo senso, no? Però poi ci sono delle differenze clamorose, culturali, enormi anche su alcune cose, ma dalla vita quotidiana poi cose più serie ce ne sono tante, cioè l'oceano di mezzo c'è e si sente. Forse non si vede, ma se stai lì si sente. Penso che per te la più grande differenza che hai percepito arrivando lì è stata proprio una questione proprio tua personale di liberazione da quello che pensavi, da come ti sentivi, da quello che stavi in Italia, dal tuo voler lasciare la pallavolo non era più la tua vita e l'hai potuto lasciarti andare finalmente. Sì, è stato quello. Sicuramente quello era il desiderio sentivo dentro di poter esprimere me stesso meglio, sia nella pallavolo, perché poi giocavo a livelli decenti, né troppo alti né troppo bassi, ma giocavo abbastanza bene, insomma. Giocavamo insieme, sì, io decenti, possiamo rivelarlo. Io e Tommy giocavamo insieme. So 21 puntate che cerco di tirarmela. Esatto. No, perché sempre nella modestia, nel senso che appunto non è che ero un campione che ha lasciato la pallavolo in A1 1 milione di euro all'anno, a giocare con giocatori non alla mia altezza. Esatto, quello sicuro, tant'è che non gioco più, e io sentivo là dentro di poter esprimere di più in generale come persona, e non riuscivo a farlo nella pallavolo, e a un certo punto per me era diventato più importante gli ultimi anni. Dopo Bolzano forse è stato l'ultimo anno quando abbiamo giocato insieme, bello e appassionato di pallavolo, volevo andare in palestra, volevo andare in trasferta. Dopo di quello, giocando peggio, sedendomi in panchina, per colpa mia ovviamente, è anche venuta meno un po' la passione, ma non per colpa della panchina, perché in panchina ci sono finito io in un certo senso, per colpa mia, che non riuscivo a diventare una persona migliore per quel motivo, per la pallavolo. E quindi io, quando ho capito che per me era più importante, si può di canna? Fumarmi una canna la domenica mattina perché suonavano le campane piuttosto che l'antidoping la sera, ho detto, qua ci sono due cose: o continuo a fare l'atleta, esatto,
Esatto, e poi il Mac la Il sera. Mac più bello d'Italia era quello là. Bellissimo. Però Davi peso più a altre cose. sì, davo peso più a altre cose, cioè nel senso sapevo che stavo facendo una cosa per la quale investivo tantissimo tempo ed energie della mia vita, però non col giusto mordente, con la giusta volontà, con un motivo vero per farlo come si deve, alla Cristiano. Sì, anche perché appunto lo sport richiede comunque dei sacrifici. Assolutamente, che tu non eri non ero disposto a fare. Allora, invece che abbattermi oppure continuare a giocare male, fare tutto male e magari tirare avanti fino a 35 anni, sono contento di aver riconosciuto il fatto che appunto non potevo più fare l'atleta in quel modo. Cioè, io ho sempre avuto l'idea in testa, forse anche per l'educazione che mi è stata data dai miei genitori, che una cosa o la fai bene o non la fai. Non la fai per niente. E io non stavo più facendo l'atleta bene e allora ho deciso di non farla più per niente. Poi c'è stato un momento, per fortuna abbastanza corto, questo proprio per fortuna vera e propria, di sbandamento, non sapevo cosa fare dopo la pallavolo, ma 2 mesi dopo viene al ristorante della mia famiglia a pranzo uno di questi zii americani, lo zio d'America, che non è zio di nessuno in realtà. Zio d'America. Che ce l'abbiamo tutti, no? Ancora non ci hanno, non ci hanno ancora preso e portato lì. Cugino della cugina, sai, quello. No, non so chi è, però lui viene e io stavo parlando a lui come sto raccontando a voi allo stesso modo. Io ero il cameriere quel giorno suo e lui mi ha detto: ma perché non vieni a New York? Io ho un ristorante italiano nell'Upper West Side e ti faccio lavorare lì, poi sia in cucina che se no in sala, quello che preferisci tu. E io da Pescara italiano, che insomma, cioè uno ti dice vieni a lavorare a New York. New York è quella dei videogiochi, dei film. Lui ha preso uno supereroe che volano in giro. Sì, quasi che non esiste, sicuramente non per me, che non so, cioè ero forte a pallavolo e non sono manco riuscito a giocare a pallavolo nella vita, figurati se posso andare a New York, quindi l'ho presa proprio. Però lui effettivamente mi chiese il numero e la mattina dopo mi ha invece chiamato. Io proprio non mi sarei mai aspettato la sua chiamata. Cioè non è che mi sono svegliato dicendo forse vado a New York e non mi ci sono neanche addormentato la sera prima. L'hai proprio messa da parte sì, talmente improbabile. Invece lui la mattina dopo, subito alle 9 di mattina, devi andare sul sito vai là, Cultural Vistas, questo, quest'altro, devi venire a ottobre, ci servi. Era a luglio e niente, quindi ho detto vado, che devo fare? No, non sapendo. Cioè, ho pensato, se io adesso che sono pallavolista, so come giocare a pallavolo e non voglio dire basta perché non è vero, però non saprei cos'altro fare, un'opportunità del genere come New York, che è conosciuta proprio come la città dove puoi essere tutto e diventare tutto, la posso solo prendere. Sembrava scorretto non prenderla per chi invece non ce l'ha, non so come dire. Anche se non ho mai l'educazione di fatto. L'educazione, sì, no, nel senso che io non ho mai avuto, e tu Tommy lo sai, ci conosciamo da tanto tempo, mai sogni di fama o gloria o soldi Però ce l'hai sempre avuta la lucina negli occhi di chi desiderava di più, cioè che ti vedeva lontano. Sì, di che desideravo di più sicuramente, però e probabilmente anche in modo abbastanza capitalistico, perché poi io ci sto dentro fino alle scarpe, con tutte le scarpe, e nel capitalismo anch'io non è che non mi piacciono gli oggetti oppure questi maledetti influencer. Cioè io abito a Manhattan, New York City, nel centro, quindi insomma pure io non è che lavori sui social, no, lavoro sui social, quindi non è che voglio fare sei un venduto praticamente. No, è che un paraculo, direi. Un paraculo. Sì, più paraculo, spesso lo dico, che fai a New York, io rispondo più o meno il paraculo, nel senso che cerco di minimo sforzo, massima resa, questa è sempre stata una mia idea. E soprattutto sempre, questo veramente da bambino, me lo ricordo, che guardavo i miei genitori piuttosto che la gente intorno a me, anche le maestre a scuola che avevano questi orari, queste imposizioni, questo vieni qui al chiuso, in uno spazio chiuso, qualsiasi sia il lavoro, per me già solo il fatto che qualcuno mi diceva di andarci e mi chiudeva dentro, per me era
io adesso che sono, insomma, cioè che non ho a casa mia, insomma, vivo con le finestre aperte, pure a Bolzano facevo che tu bestemmiavi per il freddo. C'era un po' di freddo. E io, tutte finestre aperte, un po' perché ci facevamo le canne dentro, un po' perché faceva. Si faceva. No, sì, lui no. Sì, mi sento in trappola, quindi questa cosa, non lavorare per qualcuno con le imposizioni e non al chiuso, l'ho deciso subito e non l'ho mai fatto in vita mia, perché fra pallavolo, sì, pallavolo ti chiudono dentro, ma stai giocando gli a orari, palla, però esatto, è un gioco. Vai a giocare a palla con i tuoi amici, quindi per carità, non è un'imposizione, non lo direi mai. Però invece quella è stata una delle cose che più di tutte odiavo della pallavolo, cioè il fatto di sapere che tutti i weekend erano occupati, che dovevo andare a fare la trasferta e che mi avrebbe portato via 3 giorni. Comunque da settembre a maggio fai quello, fai. Sì. Non c'hai modo di prendere, ma ripartire da fare una vacanza. Sì, e poi proprio per come so io nella vita, questo personale, cambio idea ogni 10 minuti sul da farsi, su cosa fare veramente l'ora dopo, e questo non potrei farlo se fossi in un ufficio a lavorare, no? E poi da lì, insomma, con quell'idea, il resto è venuto dopo. Non avrei mai pensato di fare i contenuti sui social, sulla cucina in questo modo, mai e poi mai. Ed è più o meno capitato, cioè ho pensato di farlo con l'intenzione di farlo, ovviamente, non è che ho pubblicato un video così, è andato virale, anzi all'inizio è stata proprio la decisione di farlo e di studiare e di capire la base e di imparare a editare e tutto quello che c'è dietro, e poi ho iniziato a pubblicare sapendo che dovevo aspettare, quindi l'intenzione c'era, ma il fine non era, sicuramente non mi sarei mai aspettato di poter raggiungere mai più di 20.000 follower, quello proprio sicuramente non me l'aspettavo, appunto da dove venivo io come personalità, appunto come ero anche quando giocavo a pallavolo, molto insicuro, tante volte invece troppo sicuro, ma di base facevo molto di meno di quello che potevo perché non credevo di poterlo fare, io credevo di non uscire da rete, e poi vedevo le foto che saltavo così, se tu me lo chiedevi io stavo sotto al muro, e infatti poi addirittura abbassavo il braccio e tiravo contro il muro a prenderci il muro, perché il mio cervello quello diceva in quel momento: 24 pari, tu a pallavolo non ci sai giocare, tira basso perché sei sotto il muro. E quindi addirittura mi ci mettevo io sotto il muro perché in realtà stavo sopra. Per trasferirti a New York da sbloccato. Esatto, io sono rimasto sconvolto da me stesso proprio questo, nel programmarlo prima, nel poter dire se lo faccio bene lo posso fare. Io non ero assolutamente in grado di fare quello, e dico sconvolto perché veramente il secondo, terzo giorno che programmavo ho detto, cioè, quando mai io ho creduto di poter fare qualcosa di così, poi contenuti sul cibo dove ci sono una marea di persone che già lo fanno, cioè avrei avuto quel tipo di atteggiamento, e ce l'avevo in realtà anche a New York, però poi mi guardavo intorno, vedevo persone che ce l'avevano fatta in un certo senso, per dirla alla semplice, o comunque che ce la volevano fare come tipo di atteggiamento, e là veramente le vedi tutti i giorni. Uno stimolo continuo che ti portano. Soprattutto se le cerchi, perché quella pure è una grande differenza, è che tu a New York puoi anche stare chiuso in casa, volendo ovviamente, come ovunque, e quello senza che io, cioè proprio a livello di subconscio, avevo una sicurezza in me stesso nuova, completamente diversa, che mi ha portato ad iniziare. Non mi sarei mai immaginato di poter poi avere successo, ma avevo la consapevolezza di poter avere successo facendo le cose fatte bene. Non credevo di poter fare le cose fatte bene con continuità, e invece da allora diciamo che non ho mai smesso e funziona. E poi io faccio video di cucina e di ricette che anche voi, non so quanto bene cucina, tu cucini benissimo, lo so. Però io mi arrangio. Tu ti arrangi, cucine che sappiamo tutti, che volendo la cerchi su Google come si fa la bolognese, la fai vedere e l'hai fatto. Pur facendo cose semplici, semplicemente facendole bene, e quello in cui credi ti ha portato lì. No, sì, quello che volevo dire è, ecco, appunto, che non faccio niente di trascendentale, è una cosa che possono fare tutti, e la fai semplicemente mettendoci tempo, impegno e studio, che sembro mia mamma quando avevo 10 anni, ma è la pura verità.
Nel senso che quello ci vuole poi, a meno che tu non decidi di lanciare un razzo su Marte, Sì, allora quindi magari vai a concetto scuola equilibrio. e metti un po' più di studio e impegno. E qual è il primo contenuto che ti ha fatto capire che stavi per arrivare in alto? Allora, il primo vero e proprio è stato un video, fra l'altro pure là botta di culo pazzesca, che pubblicizzavo me come chef privato. Era finto, ero andato a casa di amici a farlo e facevo la giornata, a day as a private chef in New York City. Questo abitava negli Hamptons, quindi ho preso il treno, sono andato là, ho fatto vedere tutto con la divisa e quello fece su TikTok 1 milione di visualizzazioni poi nel tempo. All'inizio in una notte tipo 500.000. E quindi là un po' più di consapevolezza e quindi poi rispettare quella nuova. Ho avuto tipo 20.000 follower in 3-4 giorni, quindi là dopo ti scatta anche un senso di responsabilità di continuare a mettere di nuovo, come quella di New York, un'occasione che non capita a tutti, che quindi di sfruttarla. Io sapevo benissimo che se fossi arrivato un giorno ad avere come adesso 700.000 follower o anche di più un giorno, cioè che sarebbe stato un lavoro che a me avrebbe gratificato, che sarebbe andato d'accordo con la mia visione di vita che avevo deciso da bambino, di cui dicevo prima, e quindi dopo lì mi è scattata proprio ho iniziato a fare video con continuità per un annetto proprio per non perdere quell'occasione, quindi sempre con impegno, studio, ed è partito da lì, diciamo. E poi un po' di alti e bassi, ti siedi, ti rialzi, soprattutto con questo lavoro è un po' così, c'hai le emozioni che seguono un po' l'algoritmo. New York ti distrae un pochettino, New York? New York mi distrae, io mi distraggo molto facilmente a prescindere, e New York ti distrae molto, sì, perché c'è tanto da fare, tanto da vedere. Ogni volta se vuoi fare un evento e scrivi eventi stasera a New York, anche il lunedì hai centinaia, migliaia e migliaia il sabato e la domenica. I primi 3 sono Kendrick Lamar, oppure la partita di NBA, oppure insomma è New York. Ti distrae di più l'intrattenimento piuttosto che il giudizio delle persone, Mari, come in Italia. E ci dicevi poi sopra che ti ha permesso anche di prendere una maggior consapevolezza di te stesso. Sì, assolutamente sì. Io là proprio lo dico sempre, che sembra quasi triste quando lo dici, cioè lo è in un certo senso. Ti rendi conto in una città come New York, e immagino tante altre chiaramente nel mondo, tu sei stato a Londra, quindi penso sia simile, ti rendi conto di essere abbastanza insignificante. Cioè, se ti vesti di rosa, di giallo, di verde, o se non ti vesti proprio a volte, o se canti in giro una canzone piuttosto che un'altra, non gliene frega niente a nessuno. Quel menefreghismo positivo. Sei uno dei più normali di tutti quelli nel marciapiede e non gliene frega niente a nessuno di te. Tu ti rendi conto di quello, di essere poco importante in questo mondo, in questa vita, che di nuovo è terribile, sembra un pensiero deprimente, ma e invece ti dà, almeno poi anche in una città come New York, magari è diverso in altre parti, ti dà quella spinta per dire allora vado a parlare con quell'investitore e dirgli che voglio aprire un negozio di pasta, oppure vado da quello lì e gli dico se vuole fare un video, scrivo a quell'influencer con 200.000 follower più di me per chiedere di collaborare. Io qua in Italia non ero in grado di fare queste cose, proprio probabilmente, io l'ho sempre detto nella vita, lo dicono tutti quasi, non me ne frega niente del giudizio delle persone. Ed è falsissimo, me ne importa tantissimo, ovviamente penso che sia abbastanza naturale per tutti. E là invece appunto veramente te ne freghi, veramente, però non solo a parole. E quindi è proprio questo menefreghismo positivo, come dicevo prima, che ti ha permesso... Usarti al culo la prima volta. Non ho mai preso il culo. No, questa cosa io ce l'hai tutto sinceramente, però questa cosa è una delle prime cose che mi sono chiesto, perché io conoscevo un reno che non lo prende al culo, che lo metteva da un'altra parte. Sì, no, quello mai, e poi mai nessuno si avvicina. Io mi sono chiesto, non lo vedo come non lo vedo proprio come un passivo reno. No, neanche colonoscopia proprio. Io una volta dei giovedì universitari dove magari a Macerata ti ritrovavi a casa di non sai chi, una volta ci siamo ritrovati a casa di un ragazzo omosessuale, in saluto, non me lo ricordo il nome, che mi ha spiegato che se tu trovi 2 attivi
nessuno lo mette da nessuno. Lui disse proprio testuali parole, non me lo scorderò. Finisce a spadate. Si dice a spadate. È bello. Sì, non l'hai preso vabbè, nel culo, ma ti sei sposato. Sì. Ce lo metti però. Ecco, quello volevo dire pure. Tante volte no, infatti volevo continuare a proposito delle spadate e tante altre cose che si possono fare. Ovviamente. No, guarda, io qui comincio. Cioè, un attimo poi non so, chi guarda ed è uomo può capire meglio forse di chi guarda ed è donna, non lo so, forse lo capite tutte e due. Comunque, oltre alle spadate si possono fare tante altre cose oltre che il sesso anale. E per esempio mio marito è attivo anche lui e lui ogni tanto forse è capitato, ma io proprio non lo so. Io intanto sono bisessuale veramente, mi piacciono molto anche le ragazze, ragazze si può dire. Diciamo che è una sessualità molto no, neanche troppo fluida in realtà, però sono bisessuale, donne e uomini, per esempio uomini super maschili e donne tendenzialmente femminili. Con le donne sono molto più aperto. E te non abbiamo mai fatto l'amore, diciamo. Non abbiamo mai fatto l'amore io e Tommy. E con le donne sono molto più aperto e meno giudicante, meno selettivo, direi. Ma intanto mi viene in mente qualche flash di Bolzano. Sì, meno selettivo. Dove eri davvero, non si offenda nessuno. Tipo quella cessa che ti sei scopato esatto. a Bolzano. Che poi non era manco, vabbè, non mi ricordo nemmeno. Comunque, sì, sono molto meno selettivo con le donne, soprattutto in discoteca, mentre con gli uomini molto, molto, molto di più. In generale deve essere maschio, possibilmente più alto di me. Io e Christian ti piaceremmo come uomini? Sì. Probabilmente sì. Noi di solito abbiamo problemi, nel senso due cose che notiamo. Uno che credono chiarite. Esatto. Primo che credono sempre che noi stiamo insieme. E l'altra è che siamo, cioè anche se non stiamo insieme ci piace il cazzo. E io questo non l'avrei detto, ho un buon intuito, non mi sbaglio mai, devo dire. Ma infatti sono gli etero di solito. Hai scoperto, hai capito De Luca? Luca. Non posso fare nomi, ma di voi due non l'avrei detto. Vabbè, Tommy lo conosco e lo so, però Cristian può essere. Tommy avrebbe potuto dire forse la stessa cosa di me 4 anni fa, quindi in realtà non lo so, però non te lo direi mai di voi due. A me la prima volta che me l'hanno detto mi sono stupito. Esatto. Senza ombra di dubbio. Sì, e niente, questo, e io penso, non vorrei essere troppo, diciamo che parlo solo di me invece che dell'Italia e gli italiani in generale, però ci mettiamo noi. Analizzando la mia sessualità, che ho iniziato ad analizzare andando lì, perché io qua in Italia effettivamente Tommy per esempio non lo sapeva, perché piacendomi le ragazze era molto più facile socialmente per me scopare solo con le donne, no? Perché mai avrei dovuto avere una storia d'amore con un ragazzo quando sarebbe stato strano, piuttosto che a me andava benissimo così. Poi anche il mondo dello sport in questo è bello particolare, Esatto. Calcio, pallavolo, certo. Giocano una marea di persone, ma nessuno fa coming out, nessuno è un po' statisticamente un po' strano rispetto esatto. ad altri ambienti più liberi, ecco. Quindi in questa mia analizzando la mia sessualità a New York, dove ho avuto modo di analizzarla facendo esperienze, ho notato appunto su questi miei gusti che ho verso uomini, donne, che ho riconosciuto in me stesso per esempio tanta omofobia, per dire. Tu dici, se non puoi, non è possibile. Su chi cazzi è omofobo? Culturalmente, diciamo, no? Culturalmente, sì, e anche tante altre cose che non voglio, che abbiamo, che ho culturali, però questa l'ho riconosciuta proprio per esperienza personale, proprio appunto nel giudicare. Per esempio, se io, non andrei mai per gusto personale. Non è un'offesa verso nessuno ovviamente, però io quando si parla di passione non farei mai sesso con un ragazzo che è anche all'1% effeminato, anche se quel ragazzo dovesse essere etero. A me non piacerebbe come gusto, è come che dici non mi piacciono i biondi, non mi piacciono quella, mi piace. Sì, infatti c'è il maschere più selettivo e cercare il maschio. Poi ecco, questa, per quello parlo di un'omofobia latente, perché quella è latente, non è vera inconscia perché vado ai locali gay, che omofobia è.
è inconscia perché appunto quando proprio si tratta veramente ti si alza il pisello oppure no, ti funziona o meno, quello è subconscio, molto subconscio. Si tratta appunto secondo me quella proprio di pura omofobia, di giudicare la persona effeminata come sbagliata, che ovviamente io non lo faccio assolutamente, Che vado poi a New York appunto pregiudicare, perché esatto. E non pensi Non lo nel tuo scegli caso nemmeno. possa anche dipendere da tutto il tempo che ti ha tenuto un sentimento del genere? Certo, sì, quello è il tipo di retorica con cui sono vissuto. Mo io vengo dall'Abruzzo, che più o meno è come qua, cioè Macerata, sì. insomma, e quindi c'è tanto ma per esempio, io faccio sempre l'esempio di mio padre, questa la dovremmo bippare, ma il giocatore che sbaglia il calcio di rigore è un ripione di merda. Come poi magari come la non lo donna pensa puttana, nemmeno, per però gli esempio. viene in automatico. L'abbiamo detto per talmente tanti anni Esatto. senza dargli quel peso e che con- però purtroppo così poi è come- diventato Che anche lì normale. segue il discorso dei Montanini che ha fatto sulla puntata Esatto, numero sulla nostra 5. puntata numero 5. Salutiamo Giorgio, nostro Andatela a volano. recuperare. Ciao Giorgio. E sì, dove eravamo rimasti? Frotto di merda. Di merda. A mio padre appunto che o tanti altri padri o io stesso con i miei amici, i miei fratelli, insomma come retorica questa qui. Allora dopo quando tu ti scopri che ti sei innamorato del tuo migliore amico è difficile dirlo, sperimentarlo sia al tuo migliore amico che al tuo fratello piuttosto che no? E là anche a un'età diversa, però io comunque così mai detto a nessuno, a parte le persone che venivano a letto con me. Ciao a tutti. Non si viene nemmeno dirglielo forse. Sono sicuro che qualcuno sta guardando e non ho mai detto a nessuno appunto della mia bisessualità fino ai 24 anni, quindi non era solo una questione di essere giovani, di scoprirlo e tutto quanto, anche dopo con una maturità diversa. E dopo invece andando lì io ho scaricato Grindr il secondo giorno, Grindr, sì. sì. Il secondo giorno, ma perché lo sapevo già che l'avrei fatto, capito? Io lo so soltanto perché Abbiamo detto subito sì, Grindr. dopo dici perché so pensate che siano. No, io sono curioso di una cosa, Reno. Dopo 24 anni di donne, com'è stata la prima esperienza con un uomo? Le prime esperienze io le ho avute in Italia, molto giovane. Quelli che salutavo erano loro, gli uomini italiani. No, le donne pure loro salutiamo ovviamente, però sì. che cazzo è? Sì, io quello intendevo. Ma sta qui Marco, l'abbiamo preso prima. Là è stata la prima esperienza con un uomo, lì è stata completamente diversa, proprio solo la prima devo dire, poi torniamo sull'omofobia un attimo, un'altra dimostrazione della mia omofobia latente. La prima ok, molto libera, mi ricordo molto bene questa sensazione di totale libertà, perché io qua in Italia sempre che poteva comunque qualcuno aprire la porta, qualcuno vederti, un po' quando come vedi la polizia per strada, anche se non hai fatto niente, stai tranquillo, ti senti da comunque... il biglietto sull'autobus, sai il controllore, ti frizzi e poi dici no, ce l'ho. No? Quindi quello, però dopo tutte le altre, fino a pochissimo tempo fa devo dire, nel mezzo c'è stato anche il matrimonio con un uomo, quindi però il rapporto sessuale con un uomo avveniva sempre, anche a New York, per tanti anni, fino a pochi mesi fa, a luci spente o a testa bassa, comunque soffuse se qualcuno insisteva sul fatto che le luci ci fossero, comunque sempre cercando, cioè proprio io ho baciato come un ragazzo, mio marito e basta, il giorno del matrimonio, come bacio in bocca per dire, perché non mi piace baciare i maschi, che è un pregiudizio, se neanche l'ho mai fatto, tant'è che da quando l'ho fatto ultimamente, negli ultimi mesi, cioè non c'è niente di almeno per me ovviamente di diverso né di male, né con un tipo di apertura mentale diversa ancora di più rispetto a prima. Cioè, semplicemente godo meglio di tutti i momenti anche passati con i ragazzi, riesco a parlarci, conosco persone oltre al sesso e basta quando si parla di ragazzi, ed è un nuovo tipo di apertura che è nuova per me, mentre prima appunto mi nascondevo a quel punto da New York soltanto da me stesso e chi doveva vedermi, e con l'oceano di mezzo c'è proprio nessuno.
a telecamere spente, però mi nascondevo da me stesso o comunque dalla omofobia latente nella mia testa, culturale, e ripeto, penso che né io né loro né voi, nessuno di noi è omofobo veramente, ma l'Italia in lo siamo generale anche tutti. è Sì. quel paese. Uscì qualche anno fa la notizia di uno spot pubblicitario che si facevano due ragazzi, ci fu una suora che ha interrotto la loro pubblicità e disse: ma che fate? Quindi tra la religione e comunque un po' di comunque quel tipo di visione che abbiamo noi è naturale. Io dico che noi siamo, prima non lo volevo dire, però, ma esagerando ovviamente, è solo un'esagerazione pura, però siamo tutti cattolici, fascisti e patriarcali, o barra, sì, non barra. Non lo volevo dire io prima, poco fa, patriarcali. Ma sì, ovviamente nessuno, cioè, nessuno lo è veramente, o magari per alcune cose qualcuno lo è veramente, però il sentimento generale dell'italiano di oggi, cioè io non mi sono mai sentito in pericolo, perché per me poi c'è stato anche un momento in mezzo nei 3 anni che ho vissuto 6 mesi in Italia con mio marito, che non era ancora mio marito ma era il mio fidanzato, presentato alla mia famiglia e ai miei amici, a tutti, come il mio fidanzato, e io non mi sono mai sentito di vivere in un paese omofobo dove se do la mano al mio marito per strada o al supermercato vengo malmenato. Non ho mai sentito questo e non ho mai avuto nessun tipo di, per fortuna, allontanamento di nessuno, né dei miei amici né della mia famiglia, però poi si sentono anche invece tante altre storie molto più terribili della mia, quindi magari è anche una verità, però io credo che generalmente l'italiano oggi ha una mentalità molto aperta, in linea generale. Molto più comunque degli anni passati. Sì, però quella cosa lì del ricchione di merda che sbaglia il rigore piuttosto che della puttana c'è sempre quella cosa lì del, non lo so, anche un po' di nazionalismo anche, no? Quel francese bastardo che non vedevo l'ora ci stanno i mondiali. Sì. Io dico, cioè, per quanto odi Mbappé il giorno della partita, i francesi e le prese per il culo, cioè, quello sì, sarà pure solo il calcio e quello che ti pare, ma se dovesse essere che invece un giorno la Francia dovesse passare il confine con intenzioni, dopo là vai ancora più bastardo e più... Sì. Cioè, che quindi è solo retorica, per carità. Penso che noi tutti e voi abbiamo amici francesi, conosciamo persone francesi meravigliose e non sparerei mai a un francese in quanto francese né le farei un torto. Però meglio un italiano di un francese. Sì, poi tra l'elenco di prima c'era da metterci anche il popolo di, diciamo, la carina anziani, questi sono i numeri che parlano chiaro, parliamo di persone che comunque nella generazione loro, mentre erano giovani, hanno assimilato dei modi di fare. È difficile cambiare a una certa età. Sì, però, cioè, sì, è vero. Però mi verrebbe da dire, appunto, no, però io invece quasi, non so se lo faccio solo per sopravvivenza o però appunto per questo, cioè loro sono persone che innanzitutto i loro genitori o anche loro, cioè erano molto più religiose di noi, veramente credevano molto di più di noi in queste cose. Cioè, quello che voglio dire quasi che non è colpa loro, nel senso che non è che è odio contro l'omosessualità o mio padre che mi dice non puoi fare figli se sei bisessuale. Quella non è una frase di qualcuno che ha qualcosa contro suo figlio o di qualcuno che ha qualcosa contro la bisessualità. Io non la prendo così. La prendo la frase di una persona che è cresciuta negli anni 70 in Italia, nel centro Italia. E cerco di empatizzare al massimo e parlare, come sto facendo oggi, di quella che è la mia esperienza nel modo più naturale e tranquillo possibile, senza dover esagerare e poi andare ancora di più a rimarcare le differenze e a rivendicare chissà cosa. E con chissà cosa intendo chissà cosa, quindi non i diritti, quelli veri, di cui le persone della comunità LGBTQIA+ hanno bisogno, e quelli diritti veri sì, ma che se qualcuno si dovesse incazzare perché l'ho appena pronunciato male, quella è una stronzata. Capito? L'esagerazione. Molto omofobo il modo in cui l'hai pronunciato. Sì, e mi sa che ce l'ho messe pure tutte, se dopo vediamo la moviola. Capito? E quella è una stronzata, perché
non è di quello che abbiamo bisogno, quello va a marcare. Io ho un bar, un altro esempio che faccio sempre, a fianco a casa mia, Hell's Kitchen, che è uno dei locali più gay in assoluto di New York, e io non abito là per quello, cioè abito perché ci sono capitato. E Sei diventato... sì. Sei diventato... Ma anche, No, anche questo che ho appena detto, cioè questa specificazione che ho fatto, ti dicevo prima che sono una persona diversa se parlo in italiano, inglese, cioè mi è sembrato quasi di dire non è che abito in un locale di facci, capito? Cioè, magari per la... non stavi è in una America, giustificazione, stavi in America, Hell's Kitchen che è un locale gay, sottolineare. e poi mi giro alle telecamere e vi dico questo. in America non ti Questa sarebbe è nemmeno venuto in omofobia, mente. secondo me. Io la chiamo così, l'autocritica che mi faccio per cambiarmi e non essere più, e non avere neanche quella piccola omofobia è questa. Questa è una cosa omofoba quella che ho appena fatto in difesa mia, quindi vabbè. Comunque c'è questo bar in questo locale, in questo quartiere gay di New York, che ha fuori la lista di tutti i vari sex ammessi, bisex, intersex, pansex, non so quanti ne esistono, è una lista lunghissima di cartelli, arcobaleno, tutti carini, li hanno messi tutti tranne uno, heterosexual. Allora, se io sono etero, dove lo prendo il caffè? Capito? Cioè, io quello dico, per tantissime cose, io sto facendo una fatica enorme a trasferire il mio matrimonio dall'America all'Italia. Già solo per la lentezza burocratica solita, ma poi anche per alcune leggi, per alcune cose che non si capiscono bene. Poi mio marito è americano, quindi lui è abituato a molta più chiarezza su queste cose, quindi vuole leggere, è anche lui che sta perdendo tanto tempo, però sto facendo quindi non è che dico che il movimento LGBTQIA+ non sia necessario, piuttosto che io dico che secondo me non si dovrebbe esagerare, come quando fischiarono Lukaku che ha sbagliato 7 gol a porta vuota, lo fischiarono, multa razzista alla curva di non mi ricordo chi, la sua mi pare, perché Lukaku era un giocatore di calcio che non prendeva la porta, non è che era un nero, non le fischiavano per quello. E poi la multa mi pare che fu, non mi ricordo bene l'episodio, però cioè, qualcuno disse quei fischi erano perché è uno scarparo, non è buono, sta parando al posto nostro, cioè i nostri gol, sta fuori di testa Lukaku, lui mi pare l'ultimo anno all'Inter, quindi proprio il Lukaku peggiore di tutti. e per quello che lo fischiavano, non in quanto nero. Come quando è importantissimo invece andare a condannare quando c'è da condannare. Quando c'è da condannare, però senza genere, esagerare, certo. Capito? Cioè, secondo me non c'è bisogno di una Biancaneve nera in questo mondo. La situazione italiana la conosciamo abbastanza bene, comunque vivendoci, chiaro. In America, dopo e durante l'altra volta la presidenza Trump, com'è cambiata? Io sono arrivato lì con Biden nel 2021 e ho visto solo una Trump siamo 6 mesi adesso, che è giugno. Allora, io vivo a New York, che non è America, è completamente diverso, veramente completamente diverso. Questo io l'ho vista poco l'America, non chissà quanto, però sentendo anche proprio tanti americani che vengono da altri posti d'America, New York è un altro mondo, ed è un mondo che penso che forse all'80% vota democratico, non so quali sono le statistiche vere, però molto democratico, molto contro Trump, e quindi non mi accorgo troppo di questa cosa, però guardo il telegiornale lì e effettivamente c'è un sentimento un po' soprattutto negli ultimi 2 o 3 mesi di paura per tante cose, cioè cioè, secondo me la gente un po' ogni categoria più o meno adesso sente i suoi diritti un attimo vacillare, la democrazia in generale anche in America, e questo si sente. C'è tantissima omertà, tantissima, mentre le prime elezioni, quelle del 2016 e poi quelle del 2020 sono state molto, anche fra la popolazione, molto accese, io in queste ho visto che, non lo so, almeno nelle strade si evitava l'argomento, nelle conversazioni normali non era una cosa che sentivi troppo, poi ovviamente era l'argomento principe di tutto l'anno, però non lo so, io personalmente non mi sento né in pericolo per questo, né sento che, cioè,
Trump è il presidente di una repubblica, della Repubblica Democratica per eccellenza, volendo, se vogliamo, almeno come si professano loro. Quindi questo vuol dire che c'è appunto un Parlamento e che c'è poi dietro al Parlamento c'è il Senato, c'è la Corte Costituzionale, chiamandola con nomi italiani, con le loro dovute differenze, ma c'è un apparato dietro che decide, molto più di Trump. Gli ultimi, non so quando uscirà sto video, ma poche settimane fa, fine maggio, dazi al 50%. Tu vai in conferenza stampa, su Truth lo scrive, sui social network, e poi arriva un Parlamento che invece ti dice no, i dazi al 50% no, per questo, questo e questo. E adesso, nonostante tutto, anche la sua sola parola ha inciso certo, nell'economia mondiale. Certo, quindi. ma quella sì, certo, perché quella secondo me per lui è pura strategia di negoziazione. Lui spara, così poi no, mi prendo Panama, mi prendo la Groenlandia, mi prendo il Canada e mi prendo Taiwan. Poi ti siedi al tavolo e gli dici Taiwan no, la Groenlandia no e il Canada no. E lui all'inizio voleva solo Panama. È come quando viene il ragazzo. Ragazzi, spiaggia. Se dovesse, qualsiasi venditore al mondo, qualsiasi venditore al mondo di qualsiasi colore, di qualsiasi genere alimentare, di qualsiasi, la negoziazione, no? Tu spari a 20 quando sai già che lo vuoi vendere a 8 l'asciugamano. Certo. E lui fa così, spara grosso. E quindi io per fortuna a New York non ho questo tipo di... e dico per fortuna sono italiano, che è una cosa terribile, perché questo tipo di razzismo esiste di brutto. Cioè noi italiani siamo veramente stravisti, cioè veramente come... non lo so perché, ma ci adorano. Quando dici che sei italiano va sempre a finire a Caciara, strilla, oh mamma mia, porco... No, dicono sempre I'm Italian too, actually I'm Sicilian. E io dico sempre sì, che è sempre Italian, però vabbè. Abbiamo fatto già, perché loro, i nonni sono andati via prima del 1861, per quanto sono italiani loro, capito, gli italo-americani, e loro sono rimasti là, sono siciliano, non italiano. E quindi abbiamo questa cosa. Io l'ultima volta sono tornato negli Stati Uniti, fun fact, non si può portare assolutamente il porco da nessuna parte del mondo, la carne di maiale. Perché sì, quindi neanche la carne di maiale, salsicce, salami, prosciutti, tutto no. E io questo lo sapevo, quindi nel bagaglio estiva non l'ho messo per paura di un controllo a campione, però mia mamma, da brava mamma italiana, mi aveva messo i panini al salame nello zaino per l'aereo. Io un paio non li avevo finiti perché da brava mamma italiana me ne aveva dati 10 e quindi non so perché, arrivato là all'immigration gli ho detto che avevo sti panini. Lui mi ha detto c'hai qualcosa, c'hai del cibo? Io non so perché, ho detto sì cazzo, effettivamente c'ho pane e salame. E quello mi ha detto mo che me l'hai detto porto il passaporto e la green card mi pare che si chiama agriculture e basta. Poi c'è agriculture, vabbè, insomma, quello che cazzo, la parte che dove vedono ste cose delle valigie. Io arrivo lì, lui vede il mio passaporto, l'agente che era italiano da subito, e appena arrivo subito, oh mamma mia, your mama put the prosciutto in the bag. Mamma mia, are you sure you don't have the prosciutto in the big bag? Ho detto no, I'm sorry, it was just that and I forgot it. No, I don't have it in the bag. Per loro la prassi sarebbe aprire la borsa quando tu lo dichiari, e invece quello ha prosciutti e salami. Thank you for being so honest. Ciao. Mi ha dato la valigia senza aprirla, e io effettivamente nella valigia, spero che non lo veda questo aeroporto JFK, che mo ci devo pure tornare fra 3 giorni, c'avevo delle cose che non potevo, tipo mi ero portato una piantina senza pensarci, che invece è super illegale, perché nella terra i vari, insomma, c'è la mosca dell'ulivo in Salento. Esatto, piantina di una pianta grassa. Ok, sì. Una pianta. Beh no, quello no, là vivo in un posto dove è legale, quindi non sarebbe logico. Stato esatto. Però quello non si può, se avessero aperto la borsa non sarebbe stato, cioè l'avrebbero buttata e basta, però non si può fare, e non l'hanno aperta per quello, in un certo senso per razzismo, in questo caso in positivo. Razzismo in positivo, bellissimo. Però su tanti altri paesi siamo proprio straodiati. Dato il tuo passaporto non ti apro la borsa, lo apro a te dato il tuo passaporto. E comunque poi, cioè anche in Italia a noi è successa una cosa molto simile di questo razzismo positivo che dicevamo,
ero con mio marito, non era allora mio marito, provavamo a prendere i documenti tramite ricongiungimento familiare. Lui per un periodo era irregolare in Italia e non poteva stare. Ci hanno fermati per un controllo di routine in treno, e la polizia, documenti, e noi eravamo, cioè lui sapeva di non dover cacciare il passaporto, e noi abbiamo detto il passaporto lui non ce l'ha, è in vacanza, è il mio ragazzo, è un cittadino americano, e non l'ha portato con lui. Ho detto no, ma lo deve portare sempre, assolutamente, comunque è americano, non fa niente, però lo deve portare. E io gli volevo dire no, pezzo di merda, allora se la legge dice così, mo li fai la multa. Se lo portate, adesso lo prendete, lo deportate, cazzo. Cioè, capito, perché detto poi in divisa non si fa, non si dice una cosa terribile, ed è razzismo positivo in questo caso per me, ma è razzismo vero e proprio, la definizione quasi. Tu col tuo passaporto alla rovescia non ti deporto. E vabbè, appunto, parlando di razzismo, pregiudizi e cose varie, di solito noi in Italia quando parliamo dell'estero, anche quando parliamo del fatto che sono stato a Londra, siamo stati in America con Tommy eccetera, ma sono città costosissime, non si riesce. E ricollegandomi anche al discorso Trump, che aveva esplicitamente detto che avrebbe abbassato anche i costi della spesa comune, no? It's not happening. Ecco. It's not happening. Io non capisco troppo bene di politica, non mi addentro troppo nella politica in generale, però cioè i prezzi a New York sono incredibilmente alti, non sono scesi, stanno aumentando, penso come in tutto il mondo occidentale almeno, cioè nel senso, anche per noi qua in Italia, io la spesa in Italia la pago un terzo di quella che la pago a New York, ma ovviamente è tutto rapportato. Sì, noi qualche anno fa la pagavamo un terzo di quello che la paghiamo adesso. Esatto. E la cosa che ti dà New York rispetto all'Italia è che gli stipendi poi sono rapportati. Se tu fai il cameriere e lavori 5 giorni a settimana, hai la possibilità di fare la spesa, di pagare l'affitto e forse anche cioè se sei bravo, metterti da parte di prendere agli sfizi qualcosa facendo il cameriere. E poi hai la possibilità di fare tante altre cose in più anche dalla carriera di cameriere. Questa cosa delle promozioni che si vede nei film americani piuttosto che nei cartoni è verissima, tu veramente puoi fare carriera ovunque. Io lavoravo per un catering prima e ogni tanto ti mandano le cose sull'applicazione. A me davano inizialmente per lavorare da cameriere proprio B-waiter, quindi proprio il peggiore dei camerieri, quello che pulisce, e mi davano inizialmente $30 all'ora. Poi piano piano, lavorando bene, andando più spesso, hanno cambiato, hanno promosso a A-waiter a $40 all'ora, e comunque la possibilità di fare carriera anche da cameriere. Sì, sì. Con l'impegno e con la meritocrazia più o meno, ce n'è più che in Italia, però non chissà quanta, ce n'è molta di più che in Italia, ma non chissà qua, cioè non è detto che impegnandoti e riesci, ma hai molta più garanzia di quelle che hai in Italia. Diciamo che in Italia impegnandoti non lo sai se riesci veramente, quasi 50-50. Non saresti mai diventato chef Marco qui? Assolutamente no, anche perché se dovessi iniziare un video insegnandoti il sugo al pomodoro, penso che lo skipperesti dopo 3 secondi. Abbiamo imparato tutti a 5 anni a fare il sugo al pomodoro, quindi... Guarda questo che è venuto. E invece per loro... insegnarci a noi a fare il sugo al pomodoro. Invece per loro che di cibo capiscono veramente poco, purtroppo, cioè capiscono poco, che poi non è neanche vero questo, perché non è vero, dipende. Però ecco, io che gli dico, cioè tante persone rimangono stupite dal fatto che gli dico aglio, cipolla, scalogno, te lo puoi scegliere in base al gusto, se devi fare il succhetto di pomodoro. Lo dicono un genio, capito? E qua in Italia, esatto. Come si dice scalogno in inglese? Shallots. No, quello è shallow. Tipo la canzone, quasi come la canzone di Gaga, Shallots. Riguardo ai prezzi, Trump agli alimentari non sono scesi. Io compro soprattutto prodotti italiani, quindi forse non sono il migliore a cui chiedere, però che poi ricordiamo te ci tieni molto, esatto. Sì, dalla mia pagina penso che cliccando poi sui vari profili che taggeremo eccetera lo vedrete, però in descrizione. E soprattutto quello, io inizio quasi ogni video look principale di dire why you keep buying highly processed food, molto a provocazione. Tante volte gli dico it's poisoning, it tastes awful, cioè è velenoso e fa schifo da mangiare.
E questo lo dico perché poi insomma gli americani ancora più di noi hanno bisogno di proprio di quelle parole forti per poi reagire e creare l'engagement, in realtà è strategia. Sì, appunto questa è la linea della mia pagina, quindi io devo comprare anche per lavoro in un certo senso ingredienti freschi e buoni, ma poi lo farei comunque, per fortuna so cucinare, l'ho sempre fatto e l'avrei fatto a prescindere, e quindi spendo un po' di più, ma vedo i prezzi al supermercato, ho amici che fanno la spesa al supermercato non comprando prodotti italiani e i prezzi non si sono abbassati per niente, vorrei dire a Donald, ma non so manco se dipende da Donald o no, ripeto, non entro in politica, soprattutto quella americana, perché non posso neanche votare, quindi non mi compete. Da quello che vedo io, al momento la promessa non è stata rispettata. Io ho fatto un video svuota spesa a novembre, ad arte apposta, a novembre prima delle elezioni, proprio per la politica nei commenti, anche se poi ho detto di non usare la politica, e la risposta di tantissimi repubblicani è stata: adesso che vince Trump si abbasseranno i prezzi. Seguitemi, pubblicherò uno svuota spesa inizio luglio e vediamo che differenza c'è. Direi non c'è, anzi c'è la differenza al contrario, cioè costa di più la roba, come dappertutto. Sì. Eurospin americano, però, sì. Il corrispettivo americano. Sì, però c'è da dire che quantomeno da italiano, da italiani, là io riesco a cucinare, a farmi una dieta comune a quella che faccio a casa, quindi pasta tutti i giorni, e trovare gli ingredienti, perché comunque riconoscere poi gli ingredienti. Sì, il cibo italiano, ma l'italiano in generale, siamo degli idoli per loro, a prescindere, anche prima dell'Italian brain rot, cioè da sempre ci adorano. Adesso, l'unico modo in cui potevamo diventare famosi. A me è capitato qualcosa, qualcuno me l'ha detto: sei italiano? Sì, trallallero trallallà. Beh sì, anche Michelangelo, però mafia, mandolino, spaghetti, pizza, trallallero trallallà. E comunque pure intelligenza artificiale, sempre che i migliori siamo noi, quindi è da andare. I gira che ti rigira. E a proposito di intelligenza artificiale, vi ricordiamo che Karen, da oggi, forse ieri, non so, dipende quando uscirà sto video, sarà responsabile e moderatrice dei commenti. Nostra moderatrice, esatto. Quindi ci penserà lei a probabilmente insultarvi più non che rispondervi, esatto. Non vi offendete. E attenti a quello che scrivete. Esatto, però attenti a quello che scrivete. Non siamo noi più nel non controllo. Saremo più careni. Tommaso, per oggi penso che ci siamo, anche se i nostri cari YouTube e altri social non pagano come a New York. Iscrivetevi, campanellina, scriveteci, fateci sapere come stiamo andando, come siamo ripartiti, perché comunque vi ricordiamo che è grazie a voi, a chi ci segue, a chi ci commenta, a chi ci mette like, che riusciamo ad avere la voglia e abbiamo iniziato questa seconda stagione. Proveremo a portarvi tante altre novità, vediamo a seconda dei soldi, perché c'è tanto che cazzo chi accetta l'invito. Sei budget, quindi non ci possiamo fare niente. Marco, li hanno dati tutti a me i soldi. Esatto. Era monopuntata il budget della seconda stagione. Marco, ti ringrazio, è stato bellissimo rivederti dopo tanto tempo. Tutti i chilometri che si è fatto. In questa tua nuova... Guardo la camera, se no mi emoziono. Sì, lo stesso di sempre, Lo stesso di sempre, sì, un po' più frocio. E con questo ringraziamo Marco ancora. Ciao a tutti, ci vediamo presto. A presto. No, non so se... Personale. E sarà così per altre 8 puntate. Non so se potete uguale. Popolo italiano, popolo di ignoranti, bugiardi, l'ho scordato. Sto per vomitato. E quindi... niente più vino. Adesso ne mettiamo la fine dietro, non lo so. Niente più vino per un secondo. Se lo bevi, non sei proprio vivo, sei. Puoi fare cose, poi dopo facciamo un coccolino. Bravo.